Benvenuti, cari amici di Gossip alla Turca, nel nostro spazio dedicato ai racconti più intensi, alle emozioni dimenticate e alle verità che a volte emergono nei momenti meno prevedibili. Prima di iniziare questo viaggio nelle pieghe di una storia che ha scosso l'intero mondo dello spettacolo, vi invitiamo con affetto a iscrivervi al canale, lasciare un commento, sostenere il nostro lavoro con un like e, se desiderate far parte della nostra famiglia in modo ancora più profondo, cliccare sul tasto abbonati per aiutarci a crescere e continuare a portarvi contenuti esclusivi. Quella che stiamo per raccontarvi è una vicenda che non nasce da un'intervista programmata o da un'apparizione televisiva, ma da un gesto intimo e silenzioso, una poesia, scritta su un foglio bianco da Elçin Sangu, capace non solo di far risuonare il mondo dei social come un tamburo distante, ma anche di aprire squarci emotivi che molti credevano ormai sepolti. In un'epoca in cui tutto sembra calcolato, filtrato, adattato per raccogliere consensi, il fatto che un'attrice così amata abbia scelto di esprimere il proprio turbamento attraverso versi carichi di una malinconia quasi viscerale ha scosso lo spettacolo turco con una potenza che pochi avrebbero potuto immaginare. La poesia, accompagnata da un'immagine in bianco e nero e da una musica sottile che sembrava quasi un soffio, è apparsa nelle storie del suo profilo Instagram senza preavviso, come se fosse scivolata fuori da una parte segreta della sua anima. I primi fan hanno notato immediatamente il tono nostalgico, l'assenza di nomi, ma la presenza innegabile di una figura evocata tra le righe. Bararduk, l'uomo che aveva condiviso con lei una relazione intensa, non sempre facile, ma indiscutibilmente autentica. Le parole scelte da Elçin non erano accuse, non erano grida, né promesse, erano confessioni sussurrate. Una di esse, tradotta liberamente, recitava: «Sei entrato nel mio cuore come una lama sottile, ma non sei mai uscito». Una frase che, quasi immediatamente, ha fatto il giro dei social come un'etichetta di verità poetica. Migliaia di utenti hanno condiviso lo screenshot, aggiungendo le proprie interpretazioni, i propri ricordi, perfino le proprie ferite. Quello che sembrava un momento intimo è diventato, nel giro di poche ore, un fenomeno collettivo. Alcune fonti vicine all'attrice hanno rivelato alla stampa che la poesia sarebbe nata dopo che Elçin avrebbe visto fotografie recenti di Bar in compagnia di un'altra donna. Non sarebbe stata gelosia, hanno insistito, ma una sorta di nostalgia tagliente, quella che si prova quando si comprende di non aver chiuso davvero una porta che si credeva sigillata. Una confidente avrebbe perfino raccontato di una frase detta da Elçin tra le lacrime: «Non è rabbia, è memoria». È il dolore che resta quando il cuore continua a ricordare anche ciò che la mente vorrebbe dimenticare. Nel frattempo, la reazione del pubblico è stata quasi esplosiva. Hashtag dedicati si sono moltiplicati, creando un'ondata di empatia globale. Alcune delle frasi del poema sono state tradotte in italiano, spagnolo, portoghese e persino giapponese da fan che hanno sentito il bisogno di condividere quel dolore elegante e profondamente umano. Uno dei versi più commentati: «Hai lasciato la porta socchiusa, ma la tua ombra ha continuato a dormire sul mio cuscino», è diventato un simbolo di quell'amore che sopravvive anche quando tutto sembra essere finito. La stampa, ovviamente, non ha perso tempo. I principali talk show hanno aperto le loro trasmissioni citando versi del poema, mentre editorialisti di fama nazionale hanno commentato la scelta artistica dell'attrice, chi vedendola come un atto di coraggio, chi come un tentativo disperato di comunicare qualcosa a Bar senza dover pronunciare il suo nome. Qualcuno ha perfino ipotizzato che questo gesto non sia solo un'espressione di dolore, ma un richiamo velato, una mano tesa verso un passato che non ha mai smesso di pulsare. Bararduk, inevitabilmente raggiunto dai giornalisti, non ha smentito né confermato apertamente di essere il destinatario dei versi.
Tuttavia, il suo volto teso e le sue parole misurate hanno fatto capire molto più di ciò che ha detto. Elchin è sempre stata una donna sensibile. Se quelle parole vengono da lei, meritano rispetto. Una risposta breve, ma così carica di sottotesti da aprire un ventaglio di interpretazioni. Una fonte del suo entourage ha rivelato che Barr avrebbe letto il poema più volte e che, dopo un lungo silenzio, si sarebbe chiuso in camera senza voler parlare con nessuno. Nessuna scenata, nessuna dichiarazione a caldo, soltanto una quiete pesante che avrebbe sorpreso perfino i membri più vicini della sua squadra. Qualcuno ha commentato che sembrava scosso, come se quelle frasi fossero state scritte per colpire un punto che credeva inattivo da tempo. A questo punto, cari spettatori di Gossip alla turca, dobbiamo fermarci e chiedervi: voi cosa pensate? Le parole di Elchin vi sembrano un addio o un richiamo? Credete che tra i due ci sia ancora qualcosa di irrisolto? Scrivetecelo nei commenti. La vostra opinione è fondamentale per alimentare il nostro dialogo. Negli ultimi giorni sono cresciute anche le voci di un presunto incontro segreto tra i due, avvenuto, secondo alcune fonti, durante una gala privata a cui avrebbero partecipato entrambi. Non esistono fotografie, ma testimoni parlano di sguardi intensi e di un breve saluto che avrebbe lasciato un'atmosfera sospesa, come se qualcosa non fosse mai stato veramente concluso. La stampa ha colto al volo questa ipotesi, alimentando il dibattito. Si tratta di semplice coincidenza o di un momento carico di significati taciuti? Nel frattempo, il pubblico ha trasformato la sezione commenti dei profili social dell'attrice in un vero spazio di terapia collettiva. Centinaia di persone hanno iniziato a raccontare le proprie storie di amori finiti, di porte lasciate socchiuse, di ricordi che insistono a rimanere. Grazie per aver detto ciò che molti di noi non riescono ad ammettere nemmeno a se stessi, ha scritto una fan dall'Argentina. La storia ha preso una piega ancora più intensa quando, durante una diretta da casa sua, Elchin ha parlato con voce tremante e occhi lucidi: non volevo creare scalpore. Avevo solo bisogno di liberare ciò che stavo trattenendo da troppo tempo. Non è una provocazione, non è un messaggio a qualcuno. È semplicemente il mio modo di guarire. Ma nonostante la sua spiegazione, molti hanno percepito quelle parole come una conferma indiretta del fatto che il poema fosse tutt'altro che casuale. Alla domanda su cosa provasse ancora per Barr, l'attrice si è fermata per qualche secondo, come se cercasse di decifrare un sentimento troppo complesso per essere racchiuso in una frase, poi ha risposto con una sincerità disarmante: i sentimenti non si spengono come una luce. Scrivere mi aiuta a capire cosa c'è ancora dentro di me. Una dichiarazione che ha lasciato il pubblico senza fiato e che ha stimolato nuove speculazioni. Si tratta di un addio definitivo o di un preludio a una possibile riconciliazione? Nel frattempo, Elchin ha annunciato che presto pubblicherà una piccola raccolta di testi personali dal titolo "Quello che non ho detto ad alta voce", un progetto che mira a raccogliere pensieri, poesie e brani che ha scritto nel corso degli anni ma che non aveva mai avuto il coraggio di condividere. Secondo l'attrice, questa raccolta rappresenterà un modo per trasformare il dolore in qualcosa capace di accompagnare chi vive emozioni simili. E ora la domanda che tutti si pongono è una sola. Barr risponderà con una poesia? Una lettera? Un messaggio privato? O forse rimarrà in quel silenzio che, in certi casi, parla più di qualsiasi parola? Le prossime settimane saranno decisive. Nel frattempo, noi di Gossip alla turca continueremo a seguire ogni sviluppo, pronti ad analizzare ogni dettaglio con la profondità e il rispetto che una storia così intensa merita. Prima di chiudere, vi invitiamo ancora una volta a lasciare un commento,
a mettere un like e a iscrivervi al canale per non perdervi gli aggiornamenti sulle vicende più emozionanti del panorama turco. Quali altri attori o coppie volete che analizziamo? Scrivetecelo, la vostra voce costruisce il nostro contenuto. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima emozionante storia, sempre su Gossip alla turca, dove i sentimenti diventano racconto.